Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. È sempre più facile oggigiorno trovare case in cui si entra direttamente nella zona giorno ed è quindi necessario creare la zona ingresso dove di fatto non c'è. Vediamo insieme alcune idee per farlo. Va da sé che molto dipenderà dalla configurazione della stanza. Prima di cominciare comunque, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo. Non perdiamo tempo e vediamo subito alcune idee per creare una zona di ingresso quando non c'è. Ne ho parlato in altri video. Abbiamo la tendenza a posizionare i mobili contro il muro, perdendoci di fatto delle opportunità incredibili. Potresti scoprire che posizionando diversamente il divano, in modo che dia alle spalle o frontalmente o lateralmente alla porta d'ingresso, si crea una zona, di conversazione più intima. Il divano a quel punto fungerebbe da divisorio tra ingresso e soggiorno e alle sue spalle potresti appoggiarci una console che faccia da piano d'appoggio per l'entrata. Se il soggiorno si sviluppa proprio davanti alla porta, potresti anche pensare di mettere un mobile magari bifacciale proprio davanti alla porta, ovviamente lasciando il passaggio ai lati. Questo sarà funzionale per entrambi gli ambienti, delimiterà le zone e schermerà anche un po' il soggiorno. Quando il soggiorno si dovesse sviluppare lateralmente, potresti sfruttare il muro di fronte o quello laterale per una console e uno specchio e magari dall'altro lato usare una libreria a giorno che funga da spalletta. Potresti sceglierla bassa così che non blocchi affatto lo sguardo per avere un ulteriore piano di appoggio, ma potresti anche decidere di prenderla a tutta altezza per schermare un po' di più. Sempre in ottica di separare un po' l'ingresso dal resto del soggiorno, potrebbe essere una buona idea usare divisori veri e propri. Potrebbe essere un piccolo muro, magari in cartongesso a tutta altezza, per fare da spallette e che sia funzionale per l'ingresso, quindi magari con delle mensole o, se la profondità lo consente, anche delle ante per fungere da armadio per cappotti e borse. Se vuoi qualcosa di meno invasivo, puoi pensare a piccole pareti fatte con listelli in legno oppure anche in vetro, in modo che possa passare quanta più luce possibile. Quest'ultimo, quello in vetro, magari che sormonti un muretto a mezza altezza. In tutti i casi potresti mettere una piccola panchetta o una console appoggiata a questi divisori, che potrà essere anche molto utile oltre che decorativa. Hai un pilastro nelle vicinanze? Perché non sfruttarlo? A seconda della distanza rispetto al muro, potrai mettere delle mensole, un mobiletto o chiuderle con il cartongesso creando una nicchia. Se vuoi altre idee su come nascondere o almeno camuffare un pilastro, ne parlo qui, ti lascio il link anche in descrizione.
Un altro valido modo di creare un'entrata quando questa è da direttamente nel soggiorno è quella di avere una pavimentazione diversa e o creare una piccola controsoffittatura magari con dei faretti. Quest'ultima risulta anche molto funzionale per una corretta illuminazione di quella zona. Il cambio di materiale crea una barriera che inconsciamente delimita gli spazi. Puoi anche decidere di usare la tecnica del color blocking e dipingere la parete o il pezzo di parete che funge da entrata in maniera diversa dal resto. Su quella parete basterà avere una piccola mensa e uno specchio e il gioco è fatto. Le cose essenziali per un'entrata sono un piano di appoggio per poter svuotare le tasche all'interno, uno specchio e un paio di ganci per cappotto e borse. Questa è la base da cui partire, per cui basta davvero una piccola porzione di muro. Da lì, in base a dimensioni, forma della stanza, si potrà aggiungere un armadio o una panca per impreziosire e rendere ancora più funzionale l'ingresso. Parlo in dettaglio di entrata qui e trovi anche il link in descrizione. Come sempre, quello che farà la differenza è una buona progettazione. È importante valutare gli spazi e come disporre l'arredo affinché le aree siano funzionali. Come dico sempre, quindi è importante giocare con la piantina disegnando i mobili in scala oppure usare il nastro di carta e disegnare i mobili a terra. Visualizzare resta uno dei modi migliori per non commettere errori e capire se si sta arredando nel modo migliore per le proprie esigenze. Provando e riprovando potresti scoprire anche soluzioni che a primo impatto non avresti mai pensato possibile. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella così da non perderti i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto!